Bene. Per cominciare appunto il discorso sulla foca monaca del Mediterraneo, pensiamo che possa sicuramente essere utile fornire dei cenni sulla biologia di questa specie, di questo animale. Intanto, per inquadrarla nel sistema dei viventi, diremo che appartiene al filum dei cordati, alla classe dei mammiferi e all'ordine dei pinnipedi. Ma qui ci fermiamo un attimo perché su questo non sono tutti d'accordo. Infatti da molti anni si dibatte su questa questione. Studi recenti vorrebbero di nuovo ascriverla, come era qualche decennio fa, all'ordine dei carnivori e quindi poi al sottordine dei pinnipedi. Ma attualmente però comunque la maggior parte dei libri di zoologia parlano dei pinnipedi come ordine. Diciamo che diciamo, questa diatriba non ci appassiona particolarmente e diciamo che cerchiamo di occuparci della foca monaca e di guardarla un po' più da vicino per capire come, diciamo, come funziona. È un animale che appunto può arrivare al massimo a una lunghezza di 3 metri, almeno questo abbiamo letto appunto, e può arrivare al massimo a peso di 300 kg. Quello che si può dire è che la foca monaca è l'unico pinnipede che vive nel Mediterraneo. Negli ultimi anni alcune fonti hanno segnalato anche altri pinnipedi, ma evidentemente si tratta di animali erratici, perché quello che si può sicuramente dire è che nel Mediterraneo vive esclusivamente la foca monaca come pinnipede e che ha le principali colonie riproduttive in Turchia e Grecia. È un mammifero marino, quindi significa che vive in mare aperto e si avvicina e sosta sulle coste solo per riposare e anche nei periodi di riproduzione. I maschi in genere per il controllo del territorio soprattutto e poi anche ovviamente per l'accoppiamento, idem le femmine che comunque partoriscono diciamo a terra e allattano i cuccioli a terra. In genere questo mammifero preferisce luoghi molto appartati, cioè spesso raggiungibili solo dal mare o grotte con accesso sommerso o semisommerso, che però hanno all'interno delle piccole spiagge o degli scogli, delle piattaforme che sono comunque al di sopra del limite di marea. Non sappiamo però se questa abitudine sia un fatto, diciamo, acquisito nell'ultimo secolo, dovuto anche al rapporto burrascoso che ha avuto con la nostra specie e che ha causato anche in qualche misura la quasi estinzione di questa specie, oppure se questa preferenza abitativa risalga a epoche, diciamo, remote. Questo noi non lo sappiamo. Qual è l'aspetto della foca monaca? Come è fatta? Allora, sicuramente è un animale imponente, come già ha detto Anna, raggiunge dimensioni considerevoli ed è caratterizzata da un dimorfismo sessuale delle dimensioni del corpo che anche nella colorazione della pelliccia, ossia i maschi hanno dimensioni diverse rispetto alle femmine e hanno un aspetto diverso rispetto alle femmine. Ora, la colorazione del mantello varia anche a seconda dell'età, come possiamo vedere da questa immagine qua. I cuccioli, come questo qui in basso a destra, nascono con una pelliccia nera, uniforme, molto fitta, detta lanugo. Presentano sul ventre una macchia biancastra, che può essere anche bianco-giallastra, anche abbastanza gialla, che è peculiare per ogni individuo, che lo contraddistingue per tutta la vita. È come se fosse una loro impronta digitale. Ecco. Questa macchia ha forme diverse a seconda del sesso, come si può vedere da queste due immaginette qua, queste due piccole immagini. Qua. Intorno ai 2 mesi, cioè prima dello svezzamento, avviene la prima muta, sì, perché il pelo cambia, cioè il mantello subisce nel corso della vita della foca diverse mute. Il mantello in questo caso cambia colore, diventa grigio soprattutto nella parte dorsale e biancastro nella parte ventrale. In questa fase è impossibile distinguere i maschi dalle femmine.
Poi crescendo gli animali cominciano ad avere, a presentare dei graffi, delle cicatrici, ma soprattutto dei graffi sulla parte dorsale che sono dovute alle interazioni con gli altri individui. Le femmine, come questa che è la seconda a destra, in basso, è una le femmine adulte hanno un mantello grigio nella parte dorsale, biancastro in quella addominale. Questi graffi che si notano sul dorso aumentano con l'età fino a formare questa macchia biancastra che è causata praticamente dalle interazioni con i maschi durante l'accoppiamento. I maschi adulti invece, come questo qua in alto a sinistra, sono completamente neri, decisamente neri. Sul ventre riappare quella macchia biancastra che avevano da cuccioli, identica, e mentre nella gola presentano anche qua sempre una macchia, sempre biancastra, che è dovuta al sovrapporsi di graffi e cicatrici che i maschi si procurano nelle interazioni tra di loro, soprattutto per il controllo, nelle lotte per il controllo del territorio durante la stagione degli amori. E qua si vede, in questa figura, si vede anche una cicatrice aperta, che è tipica. Come ho già detto, il mantello va incontro a una muta periodica. Questa avviene con un ciclo annuale. Ora, la variazione temporale è legata al ciclo riproduttivo per quanto riguarda le femmine, mentre per i maschi non si sa ancora bene da che cosa dipenda, come può essere regolata. La muta, che dura circa 15 giorni, in questa fase il pelo perde vitalità, diventa opaco, marrone, cambia colore, marrone rossiccio, cade insieme a lembi di pelle, di epidermide. L'animale passa un periodo, e questo per l'animale è un periodo estremamente delicato e critico, per cui diventa molto vulnerabile. Per questo motivo durante questa fase si rifugia in spiaggette riparate o dentro le grotte. I mammiferi che vivono in mare, o diciamola meglio, che hanno deciso di tornare al mare, hanno dovuto ovviamente modificare il loro assetto fisico nel passaggio da un fluido con una densità bassissima, quale quello dell'aria, ad un fluido con una densità molto più alta come quella dell'acqua, e a maggior ragione dell'acqua salata, che è quella del mare. L'acqua di mare rispetto all'aria, mentre comunque sostiene, diciamo, il corpo, ne ostacola però gli spostamenti. Quindi tutti gli animali che intendono muoversi in mare devono cercare di opporre al mezzo la minore superficie possibile procedendo in orizzontale con la parte anteriore che taglia l'acqua e quella posteriore che dà la spinta al corpo. E questo è il motivo per cui pesci, balene, polpi e perfino marangoni per procedere in acqua devono assumere quella che viene definita una forma idrodinamica e che possiamo anche più semplicemente definire a goccia. I pinnipedi inoltre, come agli altri mammiferi marini, hanno trasformato i 4 arti in pinne. Però nel caso dei pinnipedi, al contrario dei cetacei, hanno mantenuto una capacità di movimento che i cetacei invece hanno perduto del tutto. Cioè riescono praticamente ad allargare e restringere proprio le pinne, che sono anche dotate di unghie robuste. Di qui poi i segni che vengono lasciati sui loro corpi nelle interazioni, diciamo, più o meno giocose che hanno fra loro. Nel caso delle foche monache, le pinne posteriori imprimono una spinta propulsiva attuando un movimento sinusoidale che però, diciamo, è molto più complesso di quello che apparentemente si vede. Se abbiamo tempo, poi alla fine di queste nostre
piccole, diciamo, dei nostri interventi. Mostreremo anche un piccolo video dove si vede molto bene in che modo le pinne posteriori poi imprimono appunto il movimento alla foca, mentre le pinne anteriori e anche il corpo danno la direzionalità al movimento dell'animale. Fuori dall'acqua invece la foca monaca procede con ondulazioni verticali del tronco e le pinne, che sono piuttosto corte, vengono utilizzate solo per favorire un po' la locomozione. Mentre la termoregolazione è garantita da uno strato piuttosto spesso di grasso sottocutaneo, cosa che poi, voglio dire, accade in tutti i mammiferi marini. Agli adattamenti, diciamo, morfologici ovviamente sono collegati anche degli adattamenti comportamentali. Quello su cui noi vogliamo focalizzare soprattutto diciamo, la nostra attenzione è quello delle lunghe apnee, a cui ovviamente è costretta la nostra cara foca monaca. Normalmente dorme in immersione e poi ci sono molte fonti che riportano che ogni 6 minuti sale per respirare. Su questo però non ci sono dati certissimi, perché le osservazioni sono piuttosto frammentarie. Quindi noi crediamo anche a questo. Sappiamo però, per esempio, certamente che quando il mare è particolarmente agitato tende a immergersi al di sotto del moto ondoso e a volte si adagia anche sul fondo. I cuccioli cominciano ad avere una forte acquaticità già dalla prima settimana di vita, che le madri li portano in acqua, e poi gradualmente ovviamente aumenta la loro capacità di immersione sia con l'età che con l'esperienza. Ora, essendo un animale che vive sia in acqua che sulla terraferma, ha dovuto dotarsi di particolari adattamenti anche per quanto riguarda gli organi di senso. Per quanto riguarda l'occhio è adattato sia all'ambiente terrestre sia a quello acquatico. Possiamo dire che la vista è buona in ambiente terrestre, ma in acqua consideriamo che la foca monaca può spingersi anche oltre i 100 metri di profondità in condizioni di bassissima luminosità. La visione deve essere resa possibile dalla grande quantità di bastoncelli che sono presenti sulla sua retina e che formano uno strato riflettente particolarmente efficace. Laddove la luce non riesce a penetrare, quindi molto oltre i 100 metri di profondità, entrano in gioco le vibrisse. Le vibrisse che cosa sono? Sono quei lunghi baffi che la foca ha sul muso e che sono disposti in 5 file. Le vibrisse riescono a percepire le vibrazioni che vengono prodotte in acqua sia dalle potenziali prede ma anche dai potenziali predatori, per cui consentono all'animale di cacciare, alle foche, di cacciare al buio, ma anche di difendersi, di evitare di essere predate. Mancano i padiglioni auricolari, come si sa, le foche non ce l'hanno. I padiglioni auricolari negli altri mammiferi consentono di percepire la direzione dei suoni, ma nelle foche, visto che non ci sono, questa funzione viene vicariata da alcune ossa del cranio. Sulla terraferma l'udito non è dei migliori, non è molto sviluppato, tant'è vero che in tempi andati era stato possibile avvicinare molto le foche per cacciarlo senza che esse si accorgessero del pericolo. Per questo, insomma, sono state cacciate in gran numero. E anche durante il sonno sulla terraferma sembra che l'udito non sia molto acuto. Il sistema olfattivo è meno sviluppato che negli altri mammiferi, però riveste una grande importanza nell'interazione tra gli individui della stessa specie, soprattutto per quanto riguarda, soprattutto durante il periodo degli amori. Ora,
L'alimentazione. Che cosa mangia la foca? È un carnivoro, un grande predatore, un predatore molto efficiente, è opportunista e generalista. Questo cosa significa? Significa che mangia prede diverse a seconda della disponibilità e quindi anche a seconda della stagione e a seconda del posto dove si trova. Alcune stime ci dicono che può arrivare a mangiare fino a 12 prede, 12 kg di prede al giorno. Parlo di prede perché non mangia solo pesci. Mangia di tutto, ama moltissimo i molluschi cefalopodi, anche i pesci ossei, ma anche i tonni, ma anche le razze, anche le sardine, e soprattutto i crostacei. Ama moltissimo le aragoste e i gamberi, e questo diciamo è stato per questo è stata entrata in competizione con la piccola pesca e con i pescatori che l'hanno cacciata in modo spietato, causandone la quasi estinzione, diciamo. Nell'analisi degli stomaci di foche che sono state rinvenute morte, nell'analisi dei contenuti degli stomacali, si sono ritrovate ben oltre 530 specie di prede diverse, non soltanto animali, ma anche un po' di vegetali, anche parti di Posidonio. E noi abbiamo ritrovato nella nostra ricerca anche delle documentazioni, sia scritte che video, che di casi di predazione anche di tartarughe marine della specie caretta caretta. Ma vi siete mai chiesto se le foche bevono? Io sì. Ebbene, i pinnipedi non bevono mai. Essendo degli animali marini non traspirano, non hanno traspirazione, perché quindi hanno un'esigenza di acqua molto minore rispetto agli animali terrestri, agli altri mammiferi terrestri. E tuttavia sopperiscono al bisogno di acqua sfruttando l'acqua presente negli alimenti in parte. E poi sono in grado di produrre altra durante un processo biochimico che è alla base della respirazione mitocondriale e quindi cellulare. In questo processo le sostanze organiche che sono presenti negli alimenti vanno a combinarsi con l'ossigeno, liberando anidride carbonica e acqua. Un'acqua che viene detta acqua metabolica e che viene utilizzata per idratare i loro tessuti. Per quanto riguarda invece la strategia riproduttiva, la foca monaca è una specie poliginica. Questo significa che un maschio si accoppia con molte femmine. Quando accada nella vita di questi animali non c'è molta concordia, diciamo, perlomeno le osservazioni sono complesse, nel senso che sull'età del raggiungimento della maturità sessuale, sia nei maschi che nelle femmine, non sappiamo con esattezza quando accade. Da un lato perché non è facile questo tipo di osservazione per animali poi che vivono la maggior parte del loro tempo in mare, però anche perché anche negli altri mammiferi il raggiungimento della maturità sessuale dipende da molti fattori, tra i quali anche per esempio lo stato di nutrizione dei singoli animali. Possiamo dire però appunto che in media le femmine raggiungono la maturità sessuale intorno ai 3 anni, mentre i maschi fra i 4 e i 5 anni. Il periodo degli amori, anche su questo ci sono, diciamo, distinzioni, molte distinzioni, pare che possano essere diversi per le diverse popolazioni, e probabilmente di questo poi ci potrà parlare appunto Luigi Bundone. I maschi comunque sappiamo però che nel periodo degli amori le diverse tutti gli animali, sia i maschi che le femmine ovviamente, si avvicinano un po' più verso le coste. I maschi per questioni di delimitazioni territoriali praticamente abbiamo cominciano anche degli scontri che possono essere anche a volte violenti per la definizione dei territori, mentre per le femmine
le femmine si avvicinano appunto per accoppiarsi poi con i maschi. Il controllo territoriale dei maschi in genere è prevalentemente acquatico, perché appunto gli accoppiamenti avvengono esclusivamente in acqua. Pochissimo si sa sui rituali di corteggiamento e anche sulle modalità e anche sulla frequenza proprio degli accoppiamenti. Il ciclo di riproduzione delle femmine si sa che è circa annuale e l'accoppiamento in genere avviene tra il parto precedente e la muta. Spesso avviene proprio nel periodo dell'allattamento, nel senso che mentre allattano un cucciolo, possono durante i momenti di allontanamento dal cucciolo, possono poi accoppiarsi e quindi iniziare un altro ciclo produttivo. La cosa più interessante da sapere probabilmente è che, che è presente in tutti i pinnipedi, è che sapendo però, tenendo fermo che la foca monaca ha una gestazione che dura 8 mesi, in tutti i pinnipedi e quindi anche nella foca monaca c'è un fenomeno che è quello dell'impianto rinniato. Cosa significa? Significa che dopo la copula, quindi dopo che l'ovulo ovviamente è stato fecondato, durante la fase di impianto della blastocisti nell'utero, lo sviluppo dell'embrione viene, come dire, bloccato. Questo blocco, chiamiamolo così, può rimanere può durare anche alcuni mesi. Questo probabilmente è il motivo per cui in alcuni autori, diciamo fino a pochi anni fa, alcuni autori hanno scritto anche che le foche monache potevano avere delle gestazioni che duravano 11 mesi, quindi non 8. E proprio perché appunto tra diciamo, l'accoppiamento e la nascita del cucciolo c'era un lag piuttosto lungo. Per quale motivo questa cosa accade? Diciamo, e questa è una diciamo, strategia riproduttiva estremamente interessante perché permette alla foca di dare alla luce un cucciolo particolarmente forte, diciamo, nel senso che la foca stessa, se ha, diciamo, se non ha delle grosse capacità in quel momento di portare avanti la gravidanza, evidentemente blocca l'avanzare, il progredire della gravidanza, magari spostandosi in un'altra zona dove, per esempio, trovando maggiori alimenti, evidentemente può, diciamo, mettersi in condizioni di affrontare questo momento piuttosto impegnativo della sua vita. Quindi, di fatto, questo permette all'animale di essere, diciamo, più sicuro di mettere al mondo dei cuccioli più vitali. Ecco. I cuccioli nascono in genere durante tutto l'anno, con un picco nella stagione autunnale, e dopo il parto la femmina resta col cucciolo per una settimana, partoriscono sempre un solo cucciolo per volta, resta per una settimana, al termine di questa comincia a effettuare le immersioni per alimentarsi. I cuccioli vengono allattati per 4 mesi, al termine dei quali non solo hanno fatto la prima muta, come diceva prima Beatrice, ma cominciano anche a mangiare da soli. Da quel momento in poi il giovane o la giovane foca è indipendente e quindi potrebbe anche venirci a trovare. Grazie, grazie mille ad Anna e a Beatrice per questa interessante introduzione proprio alla vita della foca monaca.